Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi sono veramente orgoglioso di presentare un prodotto che ho realizzato personalmente, che l'ho chiamato Biker Survival. Penso ai viaggiatori in bicicletta che magari possono trovare delle difficoltà, dei problemi meccanici durante i loro viaggi. Quindi la mia idea è stata di realizzare un tool dove si possono trovare degli attrezzi necessari per continuare il viaggio. Sì, perché sulla bicicletta possono accadere tanti guai, ad esempio la rottura del forsellino, oppure le forature, oppure altre cose impensabili che se non abbiamo appunto l'attrezzo dedicato si rimane a piedi. E fortunatamente grazie alla mia attrezzatura professionale sono riuscito a realizzare questo pezzo, disegnato completamente al CAD e realizzato in CAM, nella mia officina meccanica. Dato che realizzo, come ben sapete, dei forsellini cambio per tutte le biciclette in commercio, ho pensato di fare un mix tra un tool e appunto un forsellino, e mi è venuto in mente di fare un forsellino di emergenza però abbinando dei tool. Quindi mi sono messo davanti al computer e con pazienza mi sono realizzato un disegno dove si trova appunto il forsellino di emergenza e intorno gli ho disegnato degli attrezzi che secondo me servono durante i viaggi oppure in casi di emergenza. Infatti stavo pensando proprio ai viaggi che fanno i cicloturisti che non possono magari trovare assistenza nei luoghi del loro tragitto e quindi portarsi con sé un tool che magari ti può aiutare a continuare il viaggio. Ragazzi, il mio multitool disegnato e realizzato completamente da me, è in alluminio ed è lavorato a macchina, ha poco ingombro, circa 70 cm di lunghezza e pesa pochissimo, circa 19 grammi. Basti pensare che un semplice tiraraggi pesa 51 grammi. Adesso vi spiego nel dettaglio tutte le sue funzioni. Prima di tutto, la sua funzione principale fa il forsellino di emergenza. Quindi, in caso di rottura del forsellino di serie, come vedete qui l'ho già montato, viene avvitato sul perno del quick release, quindi su questo foro. In più davanti si può mettere il dado del quick release. Come vedete funziona benissimo. L'unica cosa che bisogna andare a regolare il fine corsa del cambio, quindi bisogna avvitare la vite H per portare il cambio verso l'interno, perché il forsellino è montato più avanti e quindi noi dobbiamo allineare le pulegge del cambio. Mi raccomando, si tratta di un forsellino di emergenza, cioè che in caso di rottura si può montare e tornare a casa e poi così dopo rimontare il forsellino originale. Mi è capitato molto spesso che uscendo in gruppo a degli amici gli si è rotto il forsellino e non lo avevano di ricambio, quindi gli ho dato un forsellino di emergenza in modo da continuare il giro. Poi qui abbiamo in questo scasso un tiraraggi, quindi compatibile con tutti i raggi classici, e possiamo intervenire avvitando appunto il nipples lento sul raggio. Poi questo foro esagonale serve per montare i cacciaviti, ad esempio chiavi esagonali, e va inserito nell'esagono così e lo possiamo utilizzare come un cacciavite. Ad esempio, senza prendere tutto il necessario, prendiamo una chiave esagonale da 4, poi la mettiamo dentro questo scavo, così, e lo fissiamo con un elastico, in modo da avere tutto il necessario a portata di mano. Anche delle fascette, ad esempio, che sono molto utili in emergenza, tipo così.
In questo modo abbiamo poco ingombro e troviamo subito quello che ci occorre. Poi qui sotto abbiamo una lama che serve ad esempio per spacchettare i pacchi. In più lo possiamo utilizzare anche come leva gomme senza rovinare il cerchio, perché questa parte arrotondata serve appunto per far leva sul cerchio senza danneggiarlo. Quindi si prende il copertone così e poi si tira, come vedete fa leva sulla parte arrotondata senza danneggiare il cerchio. Un altro strumento molto utile è la chiave. Quindi infiliamo il dado e possiamo avvitare e stringere il nostro dado di varie misure, dalla 13 fino ai bulloni più piccoli. Un altro tool, qui abbiamo un dentino, come vedete svasato, che magari può servire per incidere oppure fare leva, oppure ad esempio stappare le lattine. Infine qui troviamo una lima molto seghettata che può servire magari in caso di necessità. Un'altra cosa molto utile che magari può succedere durante i viaggi è piegare il disco da una botta, da una caduta, da un sasso. Con questo tool possiamo fare leva prendendolo in questa maniera e piegandolo in base alla nostra esigenza. Poi per finire ragazzi può essere utilizzato anche come apritappi, perché una birretta a fine giro ci sta tutta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo tool che ho realizzato e se magari si può aggiungere anche qualche altro tool che magari non mi è venuto in mente, così da renderlo più efficiente. È venerdì Black Friday, quindi sarà in sconto a 19 euro nel link che trovate sotto in descrizione nel video. Non sapete che soddisfazione c'è nel costruire oggetti con le proprie mani. Ciao e al prossimo video.